popolo degli Etruschi, uno dei più misteriosi che conosciamo, si spingeva a nord fino all'Appennino tosco-emiliano e anche oltre. Ci troviamo appunto a Monte Acuto Ragazza, dove pare che ci siano delle rovine etrusche risalenti al 500 a.C. Per le poche informazioni disponibili siamo riusciti a capire che questo era un luogo sacro agli Etruschi, e dove qui eressero una struttura che oggi è dimenticata, forse sotterrata sotto metri e metri di terra. Per motivi di forza maggiore, Simone ha dovuto abbandonare momentaneamente il cammino. Ci ricongiungeremo domani sera a Vernio e questo significa che farò una tappa e mezza in solitaria, all'avventura. Eccomi a Cattere Rosse a quota 900 metri. È stata una salita abbastanza faticosa, anche perché l'ho fatta in una delle ore più calde, cioè fra le 2 e le 3 del pomeriggio. Però fortunatamente il sentiero era quasi tutto in ombra e questo è lo spettacolo che si gode da qua su. Sono le 5:30 e sono arrivato in questo parco pieno di castagni alla periferia di Castiglion dei Pepoli. Ora mancano altri 2,5 km circa fino al rifugio in cui mi accamperò stasera. L'ultimo tratto di bosco prima di arrivare al rifugio, ovviamente tutto in salita. Sono le 7, ormai sono arrivato a questo splendido rifugio già da un po', mi sono lavato a quella fonte là e visto che il piano inferiore del rifugio è liberamente accessibile, stanotte dormirò qui, gonfiando il materassino e con il sacco a pelo. Per quanto riguarda la tappa di oggi, è stata una tappa abbastanza impegnativa, ricca di sali e scendi, però quasi tutti nel bosco, ombreggiato, quindi è stata anche godibile. Circa 20 km di camminata, attraversando bei posti, e poi con un finale così non posso che essere soddisfatto. Alba del quarto giorno di cammino, la notte nel rifugio è andata bene e oggi ci lasceremo alle spalle l'Emilia Romagna per entrare finalmente in Toscana. Intanto il paesaggio che mi ha accolto stamani qua fuori è questo.
risvegli che fanno bene all'anima. Eccomi in pausa pranzo alle porte di Vernio. Ormai sono in Toscana e questa è stata una tappa molto piacevole, quasi tutta sentiero nel bosco fra castagni e faggi, quindi un paesaggio che mi ha ricordato il mio amato Monte Amiata, e ora sono ai piedi della rocca di Vernio. Adesso un paio d'ore di pausa per mangiare e riposarmi e poi gli ultimi 2 chilometri per arrivare dove dormirò stasera. Eccomi nella camera del B&B di Pozzo di Celle a Vernio e siamo alla fine del 4º giorno. Che dire, oggi sicuramente è stata la tappa migliore, sia come tipo di percorso, quasi tutto in piano, nel sentiero boscoso ombreggiato, a parte l'ultima discesa spaccaginocchi proprio per arrivare a Vernio. E poi alle 4 ero già arrivato qui, quindi ho avuto tutto il tempo per rilassarmi, fare un giro in paese. E dunque, se non avete tempo per fare tutto il percorso della Via della Lana e della Seta, fate in modo di non perdervi la tappa tra Castiglione dei Pepoli e Vernio, perché sicuramente per ora è quella che merita di più. Giusto 2 parole sul B&B, struttura nuova. La proprietaria è simpatica e gentilissima, si è offerta di lavarmi i vestiti, abbiamo chiacchierato e inoltre è una struttura che ospita i viandanti. Stasera c'ero solo io, però probabilmente se vi fermate qui potrete avere occasione di incontrare altri camminatori e chiacchierare e scambiarvi impressioni sul viaggio.